Iniziamo, accendiamo i motori, fa l'ingresso in rampa qui il Renault RK520 4 assi. Sì, adesso tutti i tecnici che hanno fatto i rilievi passeranno in automatico i dati ai nostri mezzi e cominciamo la lavorazione di cantiere. Sì, vediamo entrare la prima macchina operatrice, questa scarificatrice. Stiamo parlando della PM620 Caterpillar, una scarificatrice a freddo per asfalto e calcestruzzo ad alta profondità. Monta un motore CAT C18 configurato in modo da minimizzare il consumo di carburante con le seguenti tecnologie che andremo ad elencarvi. Si ha il Cut Grade and Slope per il controllo automatico della fresatura, con il quale è possibile gestire la profondità e la pendenza del taglio. Poi ha il Ramp In, Ramp Out, sistema che permette la creazione automatica delle rampe di ingresso e di uscita dalle aree di fresatura. Inoltre la macchina è dotata di due dispositivi esterni che sono stati quindi aggiunti. Sì, il primo sistema 3D UTS PCS 900 della Trimble applicato appunto su questa fresa stradale. Questo sistema, questa tecnologia permette di andare a rimodellare la strada esistente per eliminare eventuali asperità e pendenze. Pensate che il sistema 3D Trimble PCS 900 permette di fresare a spessori variabili senza seguire il fondo come le classiche tecnologie esistenti, seguendo il progetto con precisione millimetrica, e tutto ciò riesce a farlo anche in condizioni problematiche come in galleria, in strade alberate, in città dove i sistemi GNSS non funzionerebbero. Grazie anche all'ausilio della stazione robotica Trimble SPS 930. Adesso l'operatore sta caricando, anzi la scarificatrice. Quanto stiamo caricando in termini di volume ci pensa M3 Spring. M3 è il nuovo sistema volumetrico di Spring progettato per il controllo del carico su nastri trasportatori. Il sistema permette all'operatore di conoscere i metri cubi che sta fresando in tempo reale, cioè in questo momento qua. Lo vedete addirittura all'interno dell'abitacolo della fresatrice, in camera c'è inquadrato il display. Il sistema M3 installato su questa macchina è completo di tecnologia conforme ai requisiti 4.0. I metri cubi che ha lavorato sono quindi disponibili direttamente in ufficio. Pensate la comodità per tutti gli operatori e i tecnici che possono starsene tranquillamente seduti in ufficio ad elaborare i dati. Bene, passiamo qui alla nostra destra, vi presentiamo il CAT 326 Next Gen. Vediamo al lavoro l'escavatore con dotazioni di serie che lo rendono più sicuro, produttivo e dai ridotti consumi. Pensate che questo automezzo è possibile comandarlo da postazione remota. La postazione remota noi ce l'abbiamo all'interno del Samoter Lab. In questo momento ci hanno appena comunicato che un potenziale cliente sta usando la macchina, pensate, da Verona a Malaga. Gli stanno facendo provare, lo vedete nel LED wall, la macchina a Malaga. In questo caso abbiamo messo il nostro operatore e vi diciamo le varie opzioni che offre questa macchina. È dotata di Cut Payload che permette di pesare immediatamente i carichi senza fermare la macchina. Sul monitor vengono visualizzate le impostazioni di carico e il carico che manca per effettuare la fase finale. Altra opzione che ha questa macchina è il Swing Assist.
oltre alla pesa, che permette di memorizzare al centro del camion in modo che la macchina si fermi in automatico nella posizione desiderata. Questo aumenta la velocità e la sicurezza. Sì, Altra opzione è il Cut e Fence, che adesso ci farà vedere una simulazione. Quindi la presenza di un ostacolo laterale, in questo caso le transenne, ma potrebbero essere anche dei New Jersey o un muro, e vediamo anche in questo caso la macchina non va oltre l'angolo di lavoro impostato. Inoltre questa opzione si può impostare anche nella fase di altezza. Poi c'è il Grade Assist, che è un sistema utilizzabile sia con 2D e con 3D, che permette all'operatore di eseguire le operazioni di scavo in modo semi-automatico. Muovendo solo la chiusura dell'avambraccio, la macchina segue il profilo del progetto, facendo tutti i movimenti necessari. Poi un'ultima potenziale sicurezza che ci dà questa macchina, attendiamo che finisca la fase di carico precedentemente impostata. Sì, Paolo, scusa, mentre tu parlavi facevano vedere proprio l'operazione dalla fase frontale dell'escavatore e anche l'interno con l'operatore proprio agevolato. Altra potenziale sicurezza che monta sono i sensori ottici People Detect, una tecnologia in grado di vedere le persone in prossimità del raggio d'azione della macchina, segnalando la presenza attraverso allarmi acustici e visivi e soprattutto rallentando i movimenti della macchina fino a fermarla. Guardate, adesso Andrea è in grado di fermare l'escavatore andandogli vicino, guardate, con la distanza che abbiamo impostato precedentemente. Vi assicuro che fa un po' paura, per chi magari adesso sono abituato perché è già più di qualche volta che la faccio, però questo sistema è importantissimo. So che hai chiesto più e più volte, ma siamo sicuri? L'operatore ti ha detto vai tranquillo e abbiamo provato e collaudato questa sicurezza. Altra dimostrazione, andiamo in casa Komatsu dove troviamo questo dozer D71 IMC. Ora vedremo in azione il dozer Komatsu D71 IMC di seconda generazione. Questo dozer è dotato della tecnologia Intelligent Machine Control Komatsu di nuova generazione. Nel frattempo abbiamo il nostro Trax Renault K520 3 assi che sta salendo per posizionare un po' di materiale che vada a simulare un po' di slivellamento perché il nostro dozer possa dare dimostrazione delle sue capacità. Ricordiamo che i tecnici dei vari marchi, poi finito lo show, sono a vostra disposizione per farvi vedere e toccare con mano se siete interessati a qualche delucidazione. Sì, tutti i sistemi che sono installati su questa macchina, io sono allucinato perché hanno una intuitività che è qualcosa di veramente particolare. Bene, allora vediamo il dozer in azione. Il sistema di controllo automatico della lama scansiona continuamente il piano di lavoro e utilizza i dati acquisiti, pensate, per programmare in anticipo la passata successiva, consentendo così di aumentare notevolmente la produttività e la precisione e riducendo anche il numero di passate. Il D71 MC può fare tutto questo sia nella fase di avanzamento in spinta che nella fase di ritorno in lavoro di finitura. Adesso andiamo a vedere il sistema di controllo della sterzatura, quindi in automatico, che aiuterà a mantenere il movimento rettilineo della macchina, inclinando continuamente e automaticamente la lama. Tra l'altro con il
sistema di controllo proattivo si può utilizzare il comando lama automatico passando dallo sbancamento alla finitura. La funzione Proactive Dodging Control studia il terreno durante ogni operazione di stesa, massimizza il carico della lama per tutta la passata, indipendentemente dal tipo di terreno, e consente a qualsiasi operatore di raggiungere un livello di accuratezza eccellente. Bene, direi che adesso abbiamo spianato, diamo una rullata con il nostro amico Rosario, operatore alla guida del rullo CAT CS78B, il compattatore monotamburo CS78B CAT, appunto, è un rullo da 18 tonnellate. Monta un motore CAT 4004 con modalità Eco dai consumi ridotti e anche svariate tecnologie, tra le quali vediamo Paolo quale sarà la prima che si farà vedere. È la vibrazione automatica, si attiva automaticamente quando la macchina avanza e si arresta quando si ferma. Praticamente ho capito che è una cosa. Poi ha anche la impostazione di velocità massima, l'operatore può regolare l'andatura in modo da poter gestire più facilmente compattazione a bassa velocità o in manovra. Adesso l'operatore, potete vedere sull'head wall, sta cercando il punto di partenza e in automatico, dopo, una volta che l'avrà trovato, adesso con il sole è un po' difficile vedere con i riflessi, c'è la zona rossa e quella da rullare, mentre il punto di partenza è identificato da un rettangolo azzurro. E poi appena lo proporrà la macchina verrà attivato il sistema automatico e il rullo parte in automatico per la rullatura. E lui è anche in grado, ha un compattometro MDP, è un sistema che fornisce in tempo reale il livello di compattazione del terreno, funziona sia con la vibrazione attiva o anche spenta e anche con le fasce artigliate. Allora non so se l'avete notato, ma il nostro amico Rosario è lì seduto in tranquillità, braccia incrociate, si assicura solo che non ci siano inconvenienti, pronto ad intervenire a togliere l'automatismo se dovesse servire, però il rullo svolge in automatico le manovre di posizionamento tra una passata e l'altra e rappresenta appunto il primo passo verso la completa automazione di compattazione. Guardate, si arrangia tutto in automatico. Comincia a rullare dove sa che deve compattare, perché nella fase retrostante è già stata prima fatta la fase di compattazione. Bene, salutiamo il nostro amico e vediamo nel frattempo nella rampa di accesso del cantiere in azione la pala gommata DL420 CVT settima serie. Qui abbiamo la pala gommata della Dosan che qui al Samoter vediamo per la prima volta in Europa con il nuovo marchio Tiveron. Vediamo la prima innovazione, Paolo. Un attimo che il nostro operatore si ferma. Rosario vuole finire assolutamente tutte le sue rullate che ha programmato nel suo rullo CS78B. Vuole finire il cantiere a tutti i costi. Preciso. E allora presentiamo la macchina, l'abbiamo presentata, presentiamo il nuovo sistema. Vediamo la prima innovazione, la penna trasparente, una tecnologia brevettata unica al mondo, pluripremiata a livello internazionale che Tiveron ha sviluppato per migliorare la visibilità in cantiere, di fatto tracciando nuovi standard di sicurezza a cui prima nessuno aveva mai pensato. Guardate nel display all'interno dell'abitacolo, il nostro operatore vede Paolo passeggiare davanti assieme al cameraman e tutto questo
grazie a una tecnologia innovativa, grazie alle due telecamere, una superiore e una inferiore che aveva poc'anzi inquadrato il collega cameraman, che sono in grado di ricostruire l'immagine dietro la penna, aumentando la visibilità e l'efficienza nel ciclo produttivo. Altra funzione di questa bellissima paga è la tecnologia CVT, trasmissione variabile continua, una trasmissione di fatto ibrida che combina la trasmissione idrostatica e la trasmissione meccanica, prendendo il meglio di entrambe a seconda della velocità. Il risultato è una potenza alle ruote continua anche a bassa coppia, senza nessuna interruzione di trazione. Bene, adesso andiamo a posizionare, abbiamo posizionato un po' di materiale perché dobbiamo vedere in azione un'altra soluzione per il livellamento targata alla Leica Geosystem Icon Grade IGG3, montata su questo Bobcat T870 dotato di mini grader. Questa tecnologia guida l'operatore utilizzando progetti 3D e stazione totale robotica TPS che vedete qui davanti a voi sulle transenne, tutta a sinistra. Sì, pensate che attivando la modalità automatica, il software MC1 controllerà l'idraulica del mini grader portando la lama sulla esatta posizione di progetto, consentendo così di eseguire rapidamente i lavori in base al progetto di riferimento e con precisione millimetrica. Inoltre il sistema Icon Grade IGG3 per livellatrici può incrementare drasticamente l'impiego della macchina, la produttività e ottimizzazione del materiale in qualsiasi contesto. Occhio al cavalletto di Leica Geosystem che sta seguendo la macchina, la stazione totale robotizzata che vedete qui impiegata è un Icon ICR80, è equipaggiata con tecnologia Dynamic Lock, Power Search e ATR Plus. La tecnologia Power Search permette una veloce ricerca del prisma, mentre il Dynamic Lock permette il riaggancio dello stesso in movimento. Adesso che abbiamo steso un po' di materiale, abbiamo fatto un buon livello, bisogna rullare nuovamente. E andiamo a presentarvi la prossima macchina operatrice con tecnologia Topcon, compattazione intelligente, il sistema Topcon C53 che vedete installato su questo rullo a man ARS 150 va oltre alla semplice funzione di contapassi. L'operatore, grazie alle diverse colorazioni sul monitor che vedete ora sul LED wall, è sempre in grado di avere sotto controllo il grado di compattazione raggiunto e la quota di lavorazione. Grazie inoltre al servizio Cloud Sightlink 3D che permette l'interconnessione tra ufficio macchine, è possibile estrarre una reportistica completa sull'andamento del cantiere. Ma tu hai sentito, Andrea, che io sono qui col microfono aperto e lui è talmente silenzioso che il rumore non ha coperto la tua voce, come tutto il resto anche delle macchine che andremo a vedere prossimamente e le macchine che abbiamo visto prima. Allora Paolo, tu che sei più bravo di me, dopo la rullatura adesso cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a fare una dimostrazione di asfaltatura con una macchina super tecnologica. Bene, diamo modo sempre al nostro Trax Renault K520 4 assi di posizionarsi, precede la nostra finitrice della casa, della famiglia Dynapac, finitrice SD 2500 CS. Ma io una cosa che vedo è la velocità con cui cambiamo le macchine e i sistemi, quindi pensate quanto tempo ci vorrebbe a posizionare una finitrice, un rullo o una fresatrice, e qui abbiamo dei tempi veramente ridotti, calcolando che stiamo andando un po' a copione.
Finitrice dotata di banco con possibilità di riscaldamento elettrico o gas con estensione idraulica da 2,5 a 5,1 metri. Adesso il cambio sta retrocedendo, osservando i semafori posti sulla tramoggia verde. Andrà a sfruttare il sistema di ammortizzatori idraulici anteriori della tramoggia che ammortizzano ovviamente l'impatto, il colpo appunto degli ilici. Con il semaforo rosso vuol dire che ha raggiunto la posizione, adesso siamo in modalità arancione lampeggiante, pronti per scaricare. Pensate che questa finitrice è dotata di impianto di aspirazione fumi e il sistema di illuminazione notturna con fari a LED. Bene, io ti presento una delle prime opzioni di questo veicolo. Questa macchina è dotata di un braccio in alluminio che si chiama Big Sonic Sky, della lunghezza di 9 o 13 metri e di 3 o 4 sensori longitudinali. Big Sonic Sky è estremamente semplice da applicare e consente di realizzare un piano di stesa perfettamente regolare utilizzando il medesimo software gestionale della macchina. Bene, altro sistema posto dinanzi a me, Map Manager, un bellissimo display. Il sistema consente di monitorare le varie fasi della stesa partendo dalla quantità di materiale programmato e rapportandolo con la quantità di materiale effettivamente utilizzato e al tempo impiegato. Essendo dotato anche di stazione meteorologica che vedete montata nella parte superiore, è possibile controllare i parametri climatici quali la temperatura esterna, l'umidità, la velocità del vento. Inoltre è possibile controllare la larghezza e la temperatura di stesa, visionando le aree a rischio nonché le frequenze dei tamper e dei vibranti. Allora, avete visto che qui solitamente io so che lungo le strade vediamo un operatore che controlla il banco dal bordo stradale. In questo caso Map Tracker è un sistema che regola in automatico la larghezza di stesa del banco, può seguire con un cordolo o un bordo stradale e quindi ci risparmia un operatore anche in questo caso. Pensate che ha una precisatezza di millimetri. Bene, il manto è fatto. Adesso sai cosa ci vuole qui di solito? No, io sai che non sono del settore, non capisco niente, spiegami perché così. Io guardavo i lavori lungo le strade quando ero piccolino e da lì ho un po' imparato a capire le funzionalità. Bisogna rullare l'asfalto che abbiamo appena posizionato. Quindi ce l'hai un rullo? Sì, anche più di uno. So che è della stessa famiglia della finitrice o mi sbaglio? Confermo, abbiamo il rullo Dynapac CC 4000 VI disponibile in 3 versioni con vibrazione tradizionale ad alta frequenza e bassa ampiezza, oscillante o combinato. Il rullo Dynapac CC 4000 VI che andremo a vedere tra pochi istanti è pertanto in grado di compattare tutte le diverse tipologie di conglomerato. Pensate che il sistema di gestione elettronico dell'avanzamento consente partenze e arresti agevoli, allo scopo di prevenire curvatura e increspatura negli strati di conglomerato. Sentite che è partita in questo momento la vibrazione. Pensate anche che questo rullo ha un sistema di spruzzatura del tamburo automatizzato che consente di limitare il numero di soste per il rifornimento dell'acqua. Serbatoio posto nel lato posteriore, quello grigio con 2 tappi di carico. Inoltre questo rullo può disassare il tamburo anteriore di 500 mm, mentre la postazione di guida può ruotare fino a 255 gradi per una visibilità dell'operatore che la sta manovrando, come il nostro amico in questo
caso in questo momento. E anche Andrea, questa macchina, se ci fai caso, è silenziosissima. Tra l'altro ci facevano notare gli operatori che sono state, diciamo, fatte così silenziose anche perché molte di loro vanno a lavorare in centri abitati, magari anche in situazioni notturne. Sono infatti anche dotate, non so se hai visto, di tantissimi fari a LED, tutte cose che sono innovative. Comfort optional che migliorano ovviamente le condizioni di lavoro facendo aumentare la resa di tutti gli operatori senza disturbare la quiete pubblica ovviamente. Io Andrea ricordo a tutti quelli che stanno guardando che se vogliono delucidazioni in merito delle varie marche basta parlare con i tecnici a fine show. Paolo, scusa, cosa succede adesso che, ripeto, io sono sempre fuori da questo Tu lo sai che in Italia appena abbiamo asfaltato, fatalità il giorno dopo arriva subito una ditta che fatalità deve fare uno scavo. Guarda le facce del pubblico, vedi, no, non si può, dai. No dai, stiamo scherzando, dobbiamo far sì che le nostre macchine vadano alle loro postazioni. Intanto se la regia mi manda il Way, io illustrerei appunto questo servizio Way, con il servizio di recupero accise Way ottieni fino allo 0,43 euro per ogni litro di gasolio consumato dalle tue macchine operatrici e macchine movimento terra. Sappiamo quanto pesino le accise su gasolio e carburante e risparmiarne una parte è quanto mai rilevante nell'economia di un'azienda che utilizza macchine operatrici e mezzi d'opera. Way, con i suoi consulenti limitati, offre in tutta Italia un servizio completo e davvero tutto incluso per il rimborso di accise a prezzi bassi e fissi. Allora adesso andremo a vedere Andrea questo Komatsu PC210 monolitico che ci fa vedere che lavora in diagonale in posti ristretti. Quindi adesso entrerà in funzione il nostro Komatsu IMC con sistema Intelligent Machine Control 2.0 che offre all'operatore un deciso aumento della produttività. La ben nota precisione di questa macchina e la funzione di livellamento automatico risultano potenziate grazie alla nuova soluzione. Ecco, la vediamo in opera. Presentami un po' la funzione. Allora, è proprio questa funzione di livellamento automatico assistito e del controllo automatico dell'inclinazione della benna. Il PC 210 IMC mantiene il tagliente della benna sulla superficie e aumenta il fattore di riempimento. Inoltre direi che sta facendo un disegno su questa scarpatina. Sai che ha un'altra opzione? No, dimmi qual è. Si chiama Tilt Control, la benna si inclina automaticamente in base al progetto e torna in posizione orizzontale per lo scarico. In questo modo il livellamento finale diventa più veloce e semplice anche negli spazi più stretti. L'operatore seleziona l'angolazione della benna desiderata e il sistema lo mantiene in tutta la sua perfezione. E direi che Lars, il nostro amico operatore sul PC 210, ci sta dando proprio la dimostrazione delle capacità di questa macchina. Thank you Lars. Go away. Adesso andiamo, vi faremo vedere lo scavo in quota automatico per la posa di un pozzetto in calcestruzzo con Andrea Cosa. Escavatore DX225 LC settima serie della Divelon di nuova generazione con pesa integrata, tecnologia 2D di serie con perimetro virtuale, ricevitore laser e sistema di assistenza al sollevamento e sistema anti-intrusione in cabina e cingoli. E pensate, tutto di serie. Però la chicca qua è un'altra, direi che possiamo già dire che monta una tecnologia targata Trimble It Works 3D.
L'escavatore si trasforma in una macchina multifunzione con sistemi di controllo semi-automatici per supportare e automatizzare le lavorazioni più complesse. Trimble Hitworks è il sistema automatico per il controllo dello scavo. L'escavatore può lavorare in modalità completamente automatica, consentendo agli operatori di scavare secondo le specifiche di progetto, in velocità, eliminando costosi rifacimenti in fase d'opera. L'operatore controlla la leva mentre il sistema Trimble Hitworks controlla il braccio e la penna, rispettando quote e direzioni del progetto, con la massima precisione, eseguendo le attività una volta sola. Mi sembra hanno trovato qualcosa. Sì, hai trovato qualcosa. Fermi tutti! È un ordigno questo, è qualcosa di pericolosissimo, non possiamo stare qui assolutamente, ma ci vuole un mezzo speciale in questo caso, secondo me. Sì, non sapendo cos'è bisogna intervenire con il nostro simpatico CAT 301.7 CR Next Generation. Per poter rimuovere questo ordigno in sicurezza e continuare il lavoro è necessario utilizzare un mezzo speciale. Grazie ai comandi elettrici presenti in tutti gli escavatori CAT, interfacciare un radiocomando con le centraline della macchina è molto facile. Eccolo arrivare il mini escavatore, anche lui senza operatore, pensate, guidato con radiocomando e supportato da 4 telecamere. Il nostro amico è all'interno della regia, lo state vedendo sul LED wall in questo momento, e sta operando con questo mini escavatore della CAT per andare a rimuovere un ordigno di cui non si sa l'entità e di conseguenza meglio non rischiare vite umane. Questo mini escavatore è dotato anche di cruise control, un sistema che permette di regolare la velocità di avanzamento, lo stick steer travel mode che consente di controllare carro e lama da joystick come una mini pala, regolazione della risposta dei manipolatori. Bene Paolo, ci siamo riusciti. Sì, per fortuna non era un ordigno pericoloso, anche perché sennò logicamente avremmo dovuto intervenire con altri mezzi, però noi abbiamo fatto vedere le funzionalità di questa macchina. Adesso io direi che il nostro Divelon può continuare a scavare, no così. Il nostro Divelon può continuare a scavare per predisporre il pozzetto in calcestruzzo. E proseguiamo con le danze. A me sembra che stiano danzando questi mezzi. Bellissimo questo effetto coreografico simultaneo e sincronizzato in cui vediamo un cantiere velocissimo, noi lo stiamo simulando, stiamo seguendo un copione. Altra tecnologia montata sul Divelon, abbiamo il Tilt Rotator and Con, rende questo escavatore la macchina più polifunzionale della flotta. Un rotatore inclinabile, completo di tubo idraulico, attacchi rapidi e impianto elettrico e dispositivo di fissaggio e sgancio rapido adatto alla maggior parte delle macchine. È possibile lavorare in totale sicurezza, potendo gestire completamente il lavoro dalla cabina, senza dover mai scendere. Ma adesso andiamo a vedervi che oltre al pozzetto stiamo preparando lo scavo per un tubo, lo stiamo facendo con un sistema Topcon MC Mobile montato su questo Kobelco SK85, la perfetta combinazione tra un rilievo topografico e applicazione machine control, ideale per fondere conoscenze di cantiere e movimentazione terra, permette ad un'unica figura di avere il controllo dell'intero progetto, dal rilievo di esecuzione passando per la progettazione. La possibilità infine di impiegare la stessa strumentazione in tutte le fasi lavorative permette di aumentare l'efficienza e ridurre il fabbisogno del personale nei cantieri di piccole e medie dimensioni. Bene Paolo, scusa, ti interrompo un attimo perché vedo il nostro Divelon con il tilt rotator e le ganasce ha posizionato perfettamente il pozzetto all'interno
dello scavo in scioltezza, molto tranquillo, e sta con tranquillità aspettando il tubo. Chi è che lo porta su? Il nostro amico Lars, operatore Komatsu con la pala VA100 che monta le telecamere Incofin. Ecco, vedete l'utilità delle telecamere? Con l'intelligenza artificiale durante le operazioni di movimentazione le telecamere Incofin sono in grado di avvisare del pericolo di attraversamento di un pedone l'operatore a bordo macchina. Un avviso sul monitor che vedete sul LED wall vi dirà a che distanza si trova la persona, dandogli la possibilità di frenare in tempo. La sicurezza dei cantieri è salvare le vite, è la nostra specializzazione. Nota importante, il vostro terzo occhio vi può anche avvisare se vi state avvicinando pericolosamente a un precipizio. Sì Andrea, tra l'altro volevo aggiungere che il nostro SK85 è praticamente un sistema di posizionamento locale con MC Mobile, si avvale di LN150, una stazione totale tradizionale ma un sistema di posizionamento 3D autolivellante estremamente facile da utilizzare. Pubblico, voi siete del settore, in mezzo a voi ci saranno degli operatori, dovete capire l'emozione e la velocità con cui è stato fatto questo show. Vi chiedo un applauso per gli operatori che direi se la sono cavata egregiamente. Ma non abbiamo mica finito, Intanto abbiamo applaudito loro, poi magari se hanno ancora forza ci saranno applausi anche per tutti gli altri. Adesso vi presentiamo questo Hitachi, il sistema di guida per escavatore Leica Icon iX-E3 che vedete installato su questo Hitachi 145V dotato di tilt rotator X18 steel wrist. Guida l'operatore utilizzando progetti 3D e tecnologia satellitare. I dati di progetto di questa strada e le indicazioni di sterro e riporto vengono visualizzate dall'operatore in tempo reale sul pannello controllo MCP80 installato in cabina. L'innovativo software MC1 è compatibile con una vasta gamma di formati e dati, garantendo così la massima flessibilità durante l'importazione di qualsiasi progetto. E tra l'altro quando non si ha a disposizione di un progetto l'operatore può utilizzare la funzione crea modello per realizzare al volo sia modelli semplici che complessi senza uscire dalla cabina e senza l'assistenza di un tecnico. Tu pensa che io ho provato questo sistema proprio qui nel campo prova Leica e riesci a crearti il modello con l'escavatore, proprio vai a toccare i punti che vuoi raccordare per esempio e lui ti fa tutto lo schema immediatamente. Sì, ricordiamo al pubblico che l'escavatore è anche allestito con il sistema di sicurezza anti-investimento Leica PA80 integrato nel sistema di guida Icon iX-E3. Il sistema combina una tag attivo indossato dal personale di cantiere, come noi in questo caso. In comunicazione con le macchine operatrici, il sistema calcola in tempo reale la distanza tra i tag e le macchine operatrici, fornendo ad entrambi informazioni visive, acustiche e di vibrazione a seconda delle distanze e allarmi impostate al fine di creare un ambiente di lavoro più sicuro. Ma cosa succede Paolo? Cos'è sto movimento? Non so, lui è venuto qui davanti, ti sta guardando dalla sua postazione, ma io non capisco tutti i mezzi, sono dai, te lo spiego. Abbiamo finito il nostro progetto, le nostre dimostrazioni, vi chiediamo nuovamente un applauso e vi diciamo che non è facile mettere insieme tantissime marche su un unico cantiere digitale, ce l'abbiamo fatta grazie a Roberto